fare, farsi e farcela. Che cosa significano questi verbi? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti sul mio canale dove ogni settimana parliamo di grammatica, vocabolario e cultura italiana. Oggi ho preparato per voi un argomento super interessante. Parliamo di verbi pronominali, cioè verbi che aggiungono uno o più pronomi per cambiare il significato originario del verbo. Quindi partiamo dal verbo fare, che ha il significato che sicuramente già conosci, e poi vediamo farsi e farcela. Come cambia il significato in questi casi? Beh, lo vedremo nel video di oggi con degli esempi pratici. Però prima di iniziare voglio ricordarti una cosa molto importante, la mia newsletter. Infatti, se non sei ancora iscritto alla mia newsletter, beh, ti stai perdendo ogni settimana tanti contenuti super interessanti e completamente gratis. Quindi se vuoi rimanere aggiornato su tutto quello che pubblico, puoi iscriverti alla newsletter e ogni settimana ti invierò tanto materiale interessante. Puoi iscriverti semplicemente cliccando sul link qui sotto in descrizione. Benissimo, e adesso iniziamo subito con la lezione di oggi e parliamo del verbo fare. Ovviamente sono sicuro che già conosci il significato di questo verbo. Beh, in realtà però fare ha tantissimi significati e si usa in tantissime espressioni italiane. Anzi, fare è il verbo più comune della lingua italiana. Il significato base di fare significa creare qualcosa, però possiamo usare questo verbo in tantissime espressioni comuni. Per esempio, fare la doccia, cioè lavarsi con una doccia, oppure fare una domanda, che indica l'azione di chiedere qualcosa, oppure fare un lavoro, che significa svolgere il proprio lavoro, ma anche il significato più generico, fare una torta, cioè creare, preparare una torta. Insomma, il verbo fare ha davvero tanti significati e puoi usarlo anche in tanti contesti diversi. E ora passiamo al verbo farsi. Farsi, quindi la versione riflessiva di fare. In realtà, farsi, che sicuramente hai sentito, è molto simile a fare. Il fatto che aggiungiamo il pronome riflessivo indica che l'azione la facciamo su noi stessi. Per esempio, io posso dire faccio una torta per il compleanno di Marta, quindi io faccio una torta, preparo una torta non per me stesso ma per Marta. Però posso anche dire mi faccio una torta, cioè preparo una torta per me stesso. Però il problema è che in realtà spesso possiamo utilizzare farsi e fare in modo intercambiabile. Per esempio, guardiamo queste due frasi: faccio una doccia e ti chiamo. Mi faccio una doccia e ti chiamo. Qual è la differenza tra queste due frasi? Nessuna, non c'è differenza. Faccio una doccia e mi faccio una doccia sono esattamente la stessa cosa. La differenza è che da un punto di vista di abitudine di noi italiani diciamo più mi faccio una doccia che faccio una doccia. Però le frasi hanno lo stesso significato. Chiaramente non è sempre così, dipende dalle espressioni, in alcuni casi questo non è possibile, però ricorda questo: faccio una doccia e mi faccio una doccia sono la stessa cosa. E ora passiamo al verbo farcela. Farcela. Qui abbiamo l'unione del verbo fare con la particella ci e il pronome oggetto diretto femminile di terza persona singolare, la. Ricorda che ci diventa ce quando abbiamo un altro pronome oggetto diretto. Quindi ecco perché farcela e non farcila, ma farcela. Però, dato che la coniugazione di questo verbo è un po' più particolare, vediamo come si coniuga al presente e al passato prossimo. Iniziamo dalla coniugazione al presente. Col presente dobbiamo mettere i pronomi prima del verbo staccati. Quindi io ce la faccio, tu ce la fai,
lui, lei ce la fa. Noi ce la facciamo, voi ce la fate, loro ce la fanno. Come puoi notare, C non cambia mai perché la particella C è invariabile e anche la non cambia mai. Ora vediamo la coniugazione al passato prossimo. Io ce l'ho fatta, tu ce l'hai fatta, lui, lei ce l'ha fatta, noi ce l'abbiamo fatta, voi ce l'avete fatta, loro ce l'hanno fatta. Qui ci sono due cose molto importanti a cui prestare attenzione. La prima cosa è che la di fronte al verbo avere diventa L apostrofo. Quindi ecco perché lo, la, l'hai, l'abbiamo, eccetera. L'altra cosa importante è che fatto, il participio passato, diventa fatta perché abbiamo il pronome oggetto diretto la. E in italiano, quando abbiamo un participio passato, come fatto in questo caso, in una frase e un pronome oggetto diretto, dobbiamo cambiare il participio passato in base al genere e numero del pronome oggetto diretto. In questo caso è femminile singolare, quindi fatto diventa fatta. Sì, ma quindi, dopo che abbiamo visto tutte queste cose di grammatica, che cosa significa farcela? Allora, farcela significa riuscire a fare qualcosa, raggiungere un obiettivo. Per esempio, ce l'ho fatta, ho superato l'esame. Ce l'ho fatta, ho superato l'esame. Qui abbiamo raggiunto un obiettivo, un risultato, superare l'esame. Quindi siamo riusciti in questa cosa, siamo riusciti a fare questa cosa. Allora diciamo ce l'ho fatta, cioè sono riuscito a fare questa cosa, ho raggiunto questo obiettivo. Oppure non ce la faccio ad andare al lavoro domani, sono troppo stanco. Non ce la faccio ad andare al lavoro domani, sono troppo stanco. In questo caso abbiamo non ce la faccio, quindi una frase negativa. Qui stiamo dicendo che non riusciamo a fare quella cosa, cioè ad andare al lavoro, non riusciamo a raggiungere quel risultato, quell'obiettivo, perché siamo stanchi. Ed ecco quindi non ce la faccio. Quindi hai capito che cosa significa il verbo farcela? Ora voglio che noti una cosa importante. Se dopo il verbo farcela vogliamo aggiungere un verbo all'infinito, dobbiamo usare la preposizione a. Infatti nell'esempio di prima abbiamo detto non ce la faccio ad andare al lavoro. Non ce la faccio a andare. Qui aggiungiamo anche la D perché abbiamo la stessa vocale vicina a andare, quindi ad andare. Però il punto è che dopo il verbo farcela, se abbiamo un altro verbo all'infinito, dobbiamo usare la preposizione a. Benissimo, quindi hai capito che cosa significano questi verbi? Fare, farsi, farcela, li conoscevi? Mi raccomando, usali ovviamente nella conversazione di tutti i giorni perché sono davvero molto usati e sembrerai un vero italiano o una vera italiana quando parli. Ma se questa lezione ti ha aiutato a capire questi verbi in italiano, a capire come funzionano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuta incredibilmente perché dirà a YouTube che questo video è buono e YouTube lo farà vedere a tante nuove persone, quindi grazie mille. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere tutti i video futuri. Noi per la lezione di oggi abbiamo finito e ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!